Quando finirà il mondo? E quando finirà il tempo? E poi cosa accadrà? Quando noi pensiamo al tempo, lo concepiamo sempre in una maniera lineare. Pensiamo sempre ci sia un inizio, uno svolgimento e poi una fine. Questo è il tempo come noi lo abbiamo imparato a scuola, come ci è stato insegnato, come lo vive anche la nostra cultura. Ma non è l'unico modo questo di concepire il tempo, il mondo, l'inizio del mondo e anche la fine del mondo. Ci sono delle altre civiltà, delle civiltà tradizionali, che hanno visto il tempo e percepito il tempo non in questa maniera lineare, ma in una maniera circolare. Quindi un tempo ciclico che nasce, si svolge, ritorna su se stesso e poi ricomincia. Un esempio tipico di questa idea è quello che troviamo nell'India antica, legato quindi alla religione induista, dove si parla di un tempo ciclico suddiviso secondo 4 epoche, che sono chiamate nell'India antica il Satya Yuga, il Treta Yuga, lo Dvapara Yuga e il Kali Yuga. Le epoche di questo tempo diviso per cicli non sono tutte uguali, hanno una qualità diversa. Potremmo dire che è un tempo in caduta, in cui in realtà il Satya Yuga, che significa propriamente l'epoca della verità, era l'epoca della pienezza. Quindi il tempo comincia e quando comincia inizia al massimo delle potenzialità possibili. Tant'è vero che il Satya Yuga è considerata un'epoca in cui uomini e dei comunicavano, in cui gli esseri umani avevano una vita lunghissima, praticamente erano degli esseri immortali, dove sulla terra regnava felicità, prosperità, ricchezza, dove le qualità etiche degli esseri umani erano al massimo delle loro possibilità. Satya Yuga vuol dire epoca della verità, ma anche l'epoca in cui, questa era la caratteristica principale di questa età dei primordi, era un'epoca in cui gli esseri umani sviluppavano qualità spirituali in maniera spontanea. Non c'era neppure il bisogno di praticare, meditare, pregare. No, non c'era bisogno perché l'uomo spontaneamente raggiungeva quello che gli indiani chiamano il sattva, cioè la virtù, semplicemente praticando spontaneamente l'ascesi. Era questa un'epoca perfetta anche perché l'uomo non aveva bisogno di leggi. Era un'epoca, potremmo dire, di assoluta anarchia, ma non perché ci fosse un caos, semplicemente perché tutto era così naturalmente ordinato che non c'era bisogno che nulla intervenisse da fuori per organizzare, per governare, per ordinare. Poi qualcosa è successo, questa epoca primordiale è cominciata a scendere. Ecco quindi la seconda età, dove le cose cominciano leggermente a cambiare, questa perfezione dei primordi comincia ad infrangersi. Gli uomini non raggiungono più la virtù e il massimo delle potenzialità spirituali più in maniera spontanea. Hanno bisogno della conoscenza, dello jnana, cioè della conoscenza spirituale per raggiungere quello che prima attraverso il tapas, l'ascesi spontanea, era possibile raggiungere. Quindi le cose cominciano a cambiare e queste cose cambiano ancora di più nella terza era, in cui addirittura gli uomini hanno bisogno delle leggi per farsi governare. L'uomo non conosce più la regola del buon vivere, la regola che conduce alla perfezione, non la ritrova più dentro di sé. Ecco quindi la necessità del Dharma, ecco quindi la necessità di queste regole che vengono fatte perché gli uomini possano convivere. Non c'è più questa anarchia felice dei primordi, ma nascono le società con le loro regole, con le loro leggi.
Anche qui gli uomini non sanno più rivolgersi alle proprie qualità divine in maniera spontanea, neppure agli dèi non lo sanno più fare in maniera diretta. Ecco quindi come in questa terza età appaiono i sacrifici, yagya. Yagya sono quindi i sacrifici che permettono agli uomini di entrare in comunicazione con gli dèi, di mantenere questo equilibrio tra mondo umano e mondo divino. Ma il tempo continua a scendere, a cadere, a calare, e arriviamo a questa ultima epoca, che è l'epoca del Kali Yuga, l'epoca oscura, l'epoca che secondo gli Hindu è quella che stiamo vivendo attualmente. Viene chiamata epoca di Kali, facendo bene attenzione, c'è un malinteso quando si parla di Kali Yuga, cioè dell'età di Kali, non ci si riferisce a Kali, la dea Kali, che è una personificazione dell'energia femminile primordiale, ma questa parola Kali si riferisce invece al demone Kali, che è invece un demone, quindi portatore di caos, sinonimo egli stesso di disordine, che in questa epoca attuale sarebbe completamente libero di agire come vuole, seminando discordia, creando appunto disordine dentro di sé e dentro gli esseri umani. Questo Kali Yuga, questa epoca finale che stiamo vivendo, non è iniziata da poco. È iniziata vari millenni fa, tant'è vero che i testi sacri, soprattutto del Kali Yuga, ne parlano testi importanti come il Bhagavata Purana o il Vishnu Purana, che in maniera molto dettagliata, tra l'altro, descrivono le caratteristiche di questo Kali Yuga. Ebbene, il Kali Yuga sarebbe cominciato varie migliaia di anni fa, nel momento in cui il Dio Krishna, questo Dio potentissimo, luminoso, che era disceso sulla terra per manifestare agli uomini la giusta strada per riconnettersi alla dimensione del divino, muore. È da lì che inizia il Kali Yuga. E questo Kali Yuga quindi va avanti, e come vi dicevo questi testi sacri ci descrivono in maniera molto dettagliata quello che accade nel Kali Yuga. È l'epoca oscura, è l'epoca del caos, come dicevamo è l'epoca in cui il demone Kali prende il sopravvento su tutto e tutti. È un'epoca in cui il mondo è come se fosse capovolto, completamente capovolto rispetto a quello che accadeva ai primordi. L'uomo non guarda più alla dimensione verticale dell'esistenza, ma si guarda intorno e concepisce il mondo circostante come un mondo fatto di cose, un mondo in cui ogni istante è possibile trarre profitto. Quindi è veramente l'epoca del materialismo più sfrenato, dove gli uomini non guardano più su, ma guardano semplicemente in basso. Mirano al profitto, mirano al denaro, è un'epoca di conflitti, è un'epoca in cui gli stessi governanti, i re, che una volta erano i garanti dell'ordine divino sulla terra ed erano anche il tramite concreto perché gli uomini potessero ascendere, entrare in contatto e rimanere in contatto con il divino, in realtà diventano dei malfattori. Utilizzano il loro potere per soggiogare i sudditi, che non sono più quindi dei cittadini da governare, da aiutare a elevare anche spiritualmente ed eticamente, ma diventano invece un bottino da depredare. Ecco quindi che questi regnanti si trasformano a tutti gli effetti in demoni. Quello che accade nella società, questa disordine sempre crescente, in realtà rispecchia un disordine interiore. Gli uomini non sono più unificati all'interno. Nasce l'ipocrisia, un'altra nota importantissima, un'altra qualità che caratterizza il Kali Yuga. L'ipocrisia per cui l'uomo, l'esterno e l'interno dell'uomo non combaciano più. Quello che l'uomo è fuori o quello che l'uomo mostra fuori non è in nessun modo quello che l'uomo poi sente e percepisce veramente dentro. Questo è il dato principale del Kali Yuga. L'uomo all'interno si frammenta, la dimensione divina, la scintilla divina prende sempre meno importanza e l'uomo, come già la società attorno a lui, diventa essenzialmente un cercatore di profitto. Gli esseri tra di loro si giudicheranno semplicemente per ciò che
hanno, per ciò che possiedono, per ciò che mostrano e non più per ciò che sono realmente dentro. Quindi come vedete è un'epoca oscura perché il divino, la luce originaria, scompare progressivamente e al suo posto quelle che vengono fuori sono appunto delle tenebre. Cosa accade però? Queste concezioni tradizionali, poi ne parleremo anche di altre, ma per il momento rimaniamo in ambito indiano, parlano di una circolarità, nel senso che una volta che si è arrivati al Kali Yuga e una volta che il Kali Yuga terminerà, e ancora ce ne vorrà perché il Kali Yuga abbia fine, qui siamo ancora agli inizi del Kali Yuga, cosa accade? C'è una sorta di cataclisma finale. C'è un acme, c'è un punto basso, 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 oltre il quale non si può andare e a quel punto è come se l'universo si capovolgesse. Non finisce il mondo, non finisce completamente il tempo, ma mondo e tempo ricominciano rigenerandosi. Ed ecco quindi che la mitologia indiana, la cosmologia, la cosmogonia indiana ci parlano di un nuovo inizio. Quindi quando siamo nel punto estremo del male, il mondo, ripeto, si capovolge e ricomincia una nuova età dell'oro, un nuovo Sati Yuga. E quindi nuovamente si ha questa epoca primordiale piena di ogni potenzialità positiva, in cui uomini e dei nuovamente sono vicini, in cui l'uomo nuovamente manifesta ed esprime la propria scintilla divina pienamente e il ciclo in questo modo quindi ricomincia e il tempo non ha mai termine. Se noi lasciamo per qualche istante l'India e ci avviciniamo al nostro mondo mediterraneo, troviamo delle concezioni analoghe, non è qualcosa di esotica questa idea di una ciclicità infinita del tempo. La troviamo ad esempio nella Grecia antica con Esiodo, che nell'opera Le opere e i giorni ci parla appunto di 4 epoche successive che guarda caso sono identiche come caratteristiche, anche proprio come scansione rispetto a quella che è la classificazione indiana, e qui abbiamo appunto una terminologia che riguarda i metalli, l'età dell'oro, l'età dell'argento, l'età del bronzo e l'età del ferro. Quindi dei metalli che sono sempre meno nobili e che ci dicono semplicemente quello che ci hanno detto per millenni gli indiani. L'età dell'oro è l'età della pienezza, dove uomini e dei convivono, dove è l'Olimpo, quindi questo fulcro essenziale della civiltà, che non è una civiltà umana, ma è a tutti gli effetti una civiltà divina sulla terra. Poi pian piano qualcosa accade, anche qui il mondo si infrange, si passa dall'oro all'argento, è un metallo nobile ma non è lo stesso valore dell'oro, non è puro come l'oro l'argento. Si ha poi l'età del bronzo e per finire l'età del ferro, che guarda caso ha proprio delle caratteristiche analoghe a quelle che noi abbiamo descritto per il mondo indiano e secondo la mitologia indiana. In Esiodo c'è tuttavia un dato importante perché dice che proprio poco prima che iniziasse l'età del ferro, gli dei concedono agli uomini di avere una brevissima età che è come una sorta di ritorno all'età dell'oro originaria, ma molto breve, veramente un passaggio temporaneo, come un filamento d'oro tra il bronzo e il ferro, che è la cosiddetta età degli eroi. Età degli eroi che è un'età in cui ci sono degli uomini, che sono appunto gli eroi, che sono quelli che dentro di sé, come se fosse un barlume, un bagliore accecante ma molto molto breve, portano in sé le caratteristiche tipiche dell'età dell'oro. E guarda caso saranno proprio questi eroi e le qualità di questi eroi che costituiranno il seme che feconderà la rinascita futura del tempo. Questa stessa concezione noi la troviamo anche nei popoli nordici, nell'antica mitologia dei Norreni, quindi di questa vasta area culturale che lega in un qualche modo l'Islanda alla Norvegia, ma non solo. Anche qui troviamo una concezione ciclica del tempo,
una concezione analoga di questo tempo che cade e che decade. Ci sono le epoche primordiali dove essenzialmente sono le figure degli dei a dominare, dove le cose vanno bene proprio perché questa relazione tra umano e divino è armoniosa, è equilibrata. Esistono i sacrifici, esistono le preghiere, esistono tutto quell'insieme di pratiche che permettono agli uomini di mantenere queste buone relazioni con ciò che si trova al di sopra di loro. Però anche questa mitologia norrena ci dice che in maniera simile a quello che accade nel Kali Yuga indiano o all'età del ferro di Esiode, quindi di tradizione diciamo mediterranea europea, ci dicono che da un certo momento in poi c'è un'enorme accelerazione. Anche qui le cose cominciano ad andare male. C'è quella che viene chiamata Ragnarok, cioè la descrizione degli eventi ultimi, la descrizione della fine del mondo, che in sintesi altro non è che una lotta terribile tra le forze del bene e le forze del male. Forze del bene che sono rappresentate da questi dei, c'è ancora Odino che è presente, è ben presente, ha il suo ruolo di re degli dei, ma che oramai sembra anche lui stanco, sfiancato. Anche lui vive in un qualche modo un declino. E in questa epoca finale ci sono delle figure tenebrose, incontrollabili, che rappresentano veramente il lato caotico e razionale della natura. E in particolare la mitologia norrena parla del lupo Fenrir, che è questo Fenrir è questo lupo gigantesco, che è un lupo che già appare nella mitologia fin dai primordi, con la piccola caratteristica che quando questo lupo venne presentato ad Odino, in illo tempore, fu stabilito che doveva essere legato con delle catene, quindi fu preso e esiliato dal consorzio degli dei per essere messo lontano in una zona ombrosa e fredda dove poter essere controllato. Accadde però che questo lupo era talmente potente che spezzava tutte le catene a cui veniva attaccato e a cui veniva assicurato. E quindi a un certo punto gli dei, come se facessero un loro consulto, decisero di affidare a un elfo nero, un fabbro, appunto fabbro ma fabbro mitico e fabbro magico, di forgiare una nuova catena con grandi caratteristiche magiche che potesse bloccare il lupo. E stranamente era una catena, potremmo dire, paradossale, perché si dice che fosse sottile come la seta, ma estremamente resistente e sicuramente più resistente di tutte le catene che erano state utilizzate fino a quel momento per cercare di tenere a bada questo ferocissimo lupo. Quindi il lupo viene assicurato ancora una volta a questa catena magica. Solo cosa accade? Che l'ordine delle cose è più potente di tutto, quello che deve accadere non può far altro che accadere. E allora ecco che nell'epoca finale, quando questi venti di guerra cominciano a muoversi e quindi le potenze delle tenebre, le potenze della luce cominciano ad approssimarsi l'una all'altra, il lupo riesce, ed è il tempo che gli permette, la qualità del tempo che permette al lupo in questo momento di avere ancora maggior forza, ed era un lupo gigante, si dice che le sue fauci, quando apriva appunto la bocca, la parte alta toccava il cielo e la parte bassa della sua mandibola toccasse gli inferi, quindi era un lupo enorme. Ebbene, si libera nuovamente dalle catene e a quel punto è lui che ha totale libertà di azione. Addirittura uccide Odino, quindi atto sacrilego, quindi le forze caotiche dei tempi ultimi, le forze caotiche del male, hanno il diritto in epoca finale appunto di fare degli atti che sarebbero stati impensabili, non solo possibili, ma anche inconcepibili in epoche precedenti. E da questo punto inizia la grande battaglia. E guarda caso, la mitologia norrena descrive
questa battaglia finale e gli accadimenti caotici dell'epoca ultima, esattamente come l'hanno fatto tutte le altre civiltà tradizionali che hanno avuto concezioni analoghe. La lotta interna e la lotta esterna, la lotta tra gli uomini non è solo tra gli uomini, ma tra uomini e dei, tra dei e demoni, tra forze della luce, come dicevamo, e forze incontrollate del caos, tenebrose. Ma non sono solo gli esseri viventi che intervengono e battagliano, anche il cosmo tutto, quindi anche i fenomeni naturali in una qualche misura si scatenano. Si parla anche qui di incendi, di inondazioni, di cataclismi. Tutti elementi che, guarda caso, e andiamo avanti con il nostro piccolo giro di orizzonte, guarda caso ci riportano a temi apocalittici, della nostra Apocalissi, e dico nostra nel senso che vicina alla nostra cultura, perché l'Apocalissi di Giovanni ovviamente è qualcosa che abbiamo non solo vicino ma che abbiamo dentro, proprio come retaggio culturale. Anche l'Apocalissi, anche se parliamo di un contesto ben diverso, parla di questo tema escatologico, cioè della fine dei tempi, anche qui con delle immagini e degli avvenimenti che sembrano identici, quasi del tutto gli stessi, potremmo dire, di quelli descritti nelle tradizioni nominate fino ad ora. Nell'Apocalissi c'è lo scontro finale fra le forze del bene e le forze del male, c'è l'Anticristo che prima era soggiogato e tenuto in catene, in maniera simile al lupo Fenrir, ha pieno diritto di scatenarsi, agisce. E voi sapete la descrizione dell'Apocalisse, sono molto molto dettagliate, ci sono questi avvenimenti, queste fasi, questi personaggi che intervengono, non solo gli angeli che appunto annunciano la scansione di questo cataclisma finale dell'Apocalissi, ma anche altre figure che intervengono, figure che nella loro simbologia dicono questo, che nell'epoca finale tutto quello che accadrà non potrà che accadere e rientra nell'ordine delle cose che accada. Perché? Perché esattamente come ci dicono i miti degli Indù, quando si sarà raggiunto il punto più basso, quindi quando sembrerà che l'Anticristo avrà preso completamente il sopravvento, e quindi quando sembrerà che le forze delle tenebre hanno raggiunto la loro più alta vittoria, ebbene lì si ha il capovolgimento. Non è possibile, non è nell'ordine delle cose, il male non può prevalere. Ed è questo che, se voi vi ricordate le ultime parole, le ultime frasi dell'Apocalisse, nella visione di San Giovanni si dice: io vedo, lo sto parafrasando ovviamente, si vede, io vedo davanti a me una nuova creazione, quindi un nuovo cielo, una nuova terra. Quindi dopo l'acme, al termine dell'acme finale di questo scatenamento delle forze demoniache, è come se dopo il temporale l'aria diventasse nuovamente tersa, limpida, c'è una nuova luce che si spande su tutte le cose ed è lì che piano piano c'è la nuova creazione, c'è la nuova vita e c'è la nuova Gerusalemme, che è la celeste Gerusalemme, che finalmente appare. Qual è il significato profondo di tutti questi miti, di questi racconti antichissimi che, seppur appartengono a contesti culturali, anche geografici molto distanti tra loro, però sembrano tutti voler dire la stessa cosa? Ma in primo luogo direi che ci comunicano in maniera chiara, schietta, diretta, che realmente stiamo vivendo in un'epoca finale, in un'epoca di dissoluzione, di decadimento, dove ogni equilibrio che esisteva fino a poco tempo fa si sta infrangendo, dove l'uomo si distrugge e diventa in conflitto l'uomo all'interno di sé, conflitti tra uomo e uomo, quindi conflitti nelle relazioni tra noi esseri umani, conflitti e fratture anche per quello che riguarda il rapporto tra uomo e natura, uomo e cosmo, che non sono più sentiti realmente, la natura e il cosmo,
come qualcosa di profondamente sacro, ma semplicemente come zone, realtà da sfruttare, da cui trarre profitto, da utilizzare senza però alcun rispetto. Relazioni che si infrangono anche con il mondo invisibile, con il mondo divino, e questo affaticamento verso la direzione orizzontale dell'esistenza, dicevamo il profitto, il bieco materialismo, sono queste le logiche che prevalgono, e diminuisce sempre di più invece l'interesse per questa connessione con l'universo verticale, con l'universo della trascendenza. La situazione, ci dicono, quindi è grave, però quello che accade perché rientra in un ordine naturale delle cose. Accade tutto questo perché deve accadere, perché è necessario vivere questa epoca, raggiungere il punto più basso, proprio perché, sempre per ordine delle cose, ordine naturale, ma che è anche ordine divino, il mondo possa risorgere nuovamente. Quindi dalle tenebre riportarsi alla luce totale, che poi è la luce dei primordi stessi dell'universo. Quindi c'è un messaggio negativo da una parte, ma d'altra parte consolatorio. Qui ci stiamo perché ci dobbiamo stare, lo dobbiamo vivere. Tutto quello che noi patiamo in questo momento, che viviamo come caos, conflittualità, lo dobbiamo vivere. Però c'è anche un invito, direi, a un enorme senso di responsabilità. Questo è un dato veramente positivo. Vi ricordate, poco fa parlavamo dell'epoca degli eroi, di questo filamento luminoso di cui parla Esiodo, di questo passaggio rapidissimo, un ritorno all'età dell'oro, questi eroi che appaiono poco prima che inizi l'età del ferro vera e propria, l'età buia, l'età caotica, che sono, guarda caso, questi eroi il seme delle generazioni che ripopoleranno la terra quando ci sarà una nuova età dell'oro. Quindi c'è un invito implicito in tutti questi miti a una forte autoresponsabilizzazione. Sapere se ognuno di noi è realmente disposto a posizionarsi in maniera tale da non solo decidere su quale dei due campi di battaglia andarsi a mettere, quello della luce o quello delle tenebre, ma anche interiormente decidere autenticamente se vogliamo dentro di noi costruire e mantenere vive tutte quelle conoscenze, quella tenuta etica, quella visione spirituale dell'esistenza, che guarda caso può essere quel piccolo seme che adesso sembra non poter germogliare, non voler germogliare, ma che guarda caso può essere proprio quel seme che nell'attesa, nella lunga attesa, sarà poi quello che porterà il suo frutto quando nuovamente ci siano delle condizioni che permettano a questo seme, appunto, di sbocciare e di portare di positivo quello a cui è destinato. Questo lo dicono gli indiani, praticamente il Kali Yuga è iniziato grosso modo 3000 anni prima dell'anno zero, quindi più o meno è iniziato 5000 anni fa e durerà ancora per migliaia e migliaia di anni. Quindi siamo all'inizio della catastrofe, non spaventiamoci sin da ora perché il peggio assolutamente deve ancora venire. Però gli accenni di questo peggio già ci sono, senza spaventarci troppo. Pensate che i tibetani, che anche loro, la civiltà spirituale tibetana, anch'essa ha dei miti e delle credenze analoghe a quelle che abbiamo esposto sino ad ora, dice che nell'epoca finale, nell'epoca conclusiva, gli esseri umani vivranno 3 giorni. Un primo giorno nasceranno e cresceranno, un secondo giorno saranno adulti, il terzo giorno rapidamente invecchieranno e moriranno. Quindi ci sarà una parabola molto rapida. E di questa parabola, che non significa semplicemente che la vita degli esseri umani si accorcerà in maniera indefinita, al di là di questo dato, diciamo, biologico, c'è un dato importante, significa che l'esistenza diventerà tutta un'esistenza compressa. Ci sarà un'enorme accelerazione di ogni fenomeno.
la nostra stessa esistenza diventerà iperaccelerata. E dico questo perché quello che dicono i tibetani, secondo me, è un monito che ci parla molto direttamente. Quanti di noi oramai in maniera inconsapevole però stanno subendo questa accelerazione indefinita? Le nostre giornate oramai sono piene, farcite di cose, è tutto un andare di corsa su dei tapirulan che non riusciamo più né a spegnere né tantomeno noi a scendere da questi tapirulan. Quindi è tutto compresso, è tutto rapido, non abbiamo più tempo per niente e tutte le cose che escono dal nostro schema vanno messe dentro a trovare uno spazietto fra due o più altre cose dove possiamo incastrarci. Tutta la nostra vita quotidiana sta diventando un incastrare degli eventi in cui non abbiamo più il tempo che le cose si sviluppino da sole, maturino, che si abbia il tempo per parlare, che si abbia il tempo per stare in silenzio, che si abbia il tempo di vivere gioiosamente la presenza di un amico, un invito a casa degli altri o un invito di qualcuno a casa nostra. Tutto deve essere compattato, tutto deve essere assolutamente messo dentro delle scatole che sono sempre più piene di energia e di pressione. Questa stessa accelerazione, che è già sintomo di questo nostro invecchiamento precoce, perché la giornata sono 24 ore e non basta mai. E fra 10 anni, se noi continuiamo così, pensiamo cosa diventerà una nostra giornata. Noi dovremmo mettere un anno di vita intero dentro un giorno. E se voi pensate questo, pensate i nostri antenati, ma i nostri bisnonni, se vedessero una nostra giornata, un nostro bisnonno, con tutto il rispetto, ma in un anno avrebbe fatto quello che noi facciamo in un giorno. E se andiamo avanti così, questa accelerazione porterà ancora più una compressione. La nostra percezione sarà che la vita va avanti e andrà avanti con un'estrema velocità. Portiamo un altro esempio, passiamo da noi, chiamiamoci adulti, ai giovani. Questa compressione, quando i tibetani dicono si vivrà 3 giorni, un primo giorno si nascerà e crescerà, ma basta guardare i nostri adolescenti. Oramai un adolescente di oggi o un ventenne di oggi ha dentro di sé un tale bagaglio di esperienze, non dico esperienze reali, ma sicuramente esperienze anche in parte virtuali, accresciute proprio dall'uso della tecnologia che in questo senso aggiunge in maniera indefinita, da accelerazione in maniera infinita. Ebbene, un giovane di 20 anni è un adulto zippato, è un adulto che ha dentro di sé talmente tante informazioni e spesso talmente tante esperienze che sono imparagonabili rispetto alla vita di un essere umano di pochi anni fa. Assolutamente sì, questo accade. E basti pensare il semplice dato, io lo riporto ma è interessante, la vita sessuale di un giovane. Ormai hanno esperienze sessuali e hanno una conoscenza della materia sessuale che è sconosciuta a un adulto di pochi anni fa. Nel senso, sperimentano tutto, lo sperimentano rapidamente, lo sperimentano in maniera frettolosa, per cui tutto è un mordi e fuggi per passare a dell'altro, in maniera indefinita passare a qualcos'altro. Ma cosa accade? È questo il modo migliore per invecchiare rapidamente. Questo è il modo migliore per, appunto, rendere fattivamente reale quella che è stata la profezia dei tibetani, per cui noi vivremo soltanto 3 giorni. Vivendo in questo modo invecchiamo rapidamente, non ci godiamo la vita e soprattutto dimentichiamo il dato più importante, che anche se questa è l'epoca oscura, è l'epoca di Kali, è l'epoca del lupo Fenrir e così via dicendo, però è un'epoca che si inquadra in una ciclicità, in un ordine. L'antica civiltà dell'India paragonava questo dipanarsi ciclico del tempo al ritmo della respirazione, non solo il ritmo della respirazione umano, ma quello divino, tant'è vero che si dice che gli dei, e in particolare si parla di Vishnu,
emana gli universi, emana il tempo e emana questa stessa ciclicità del tempo durante un lunghissimo, lentissimo atto espiratorio, a cui segue poi un'ispirazione che è la fase in cui invece l'universo e il tempo stesso vengono riassorbiti all'interno di Vishnu, vivono una fase latente lunghissima per poi essere emanati di nuovo. Come vedete c'è un ritmo che è presente in tutte le cose, che è presente nel tempo, al di là che sia l'età dell'oro o l'età del ferro. E quindi l'insegnamento profondo è viversi questo tempo, che non è un tempo luminoso, come abbiamo detto più volte, ma mantenendo questo ricordo dentro di noi che ogni istante, in piccolo, in piccolo, in piccolo, è un frammento del respiro della divinità. Quindi questo ci aiuta veramente a decomprimere lentamente, a dezippare lentamente le nostre giornate, il rapporto con le cose, il rapporto con la paura stessa dell'epoca che stiamo vivendo e riportare le cose all'interno di un equilibrio, quindi una modalità per conferire un'andatura normale al nostro essere sulla Terra. Come avete visto, siamo partiti dal tempo e dalla qualità di questo tempo che ci dirige, ci sta guidando verso la fine stessa del mondo, ma il messaggio profondo è non aver paura, perché tutto questo rispetta ciò che deve accadere e soprattutto per quello che riguarda noi è importante cercare di mantenere questa consapevolezza che il respiro del divino esiste e che dipende da noi, soltanto da noi, se vogliamo accordare il ritmo della nostra vita, il ritmo del nostro respiro, il ritmo delle nostre giornate a questo ampio, infinito, insondabile respiro.